Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Perché sorrido? Perché ho ricevuto l'ennesima email dal venditore di questa telecamera che mi chiedeva informazioni dicendomi: scusami, io ti ho inviato la telecamera i primi di luglio, come mai non pubblichi il video? Perché ho voluto testarla a fondo, quindi scusami venditore, ma la tua telecamera è valida, ma dovevo testarla. Questa è la Starlight della Virtavo, ragazzi. L'ho testata da luglio fino ad ora e sono super soddisfatto. Su Amazon infatti ha più di 3000 recensioni positive. Ho fatto un test molto prolungato, tra l'altro le batterie integrate gli danno una lunghissima autonomia. Il venditore dichiara da 1 a 3 mesi. Io ho fatto la prova per tutto il mese di luglio con la sola ricarica senza utilizzare il pannello solare, quindi ricaricandola dal cavo USB. È durata tranquillamente per luglio, non mi ricordo quanti giorni, una ventina di giorni, ancora con una buona percentuale. Poi mi sono deciso, ho messo il pannellino solare e adesso si ricarica con la luce del sole, ho sempre la batteria carica. Funziona con la ripresa notturna, funziona in interno, funziona in esterno, ma ora ve la voglio fare vedere, vi voglio fare vedere ovviamente l'applicazione e spiegarvela. Si può anche comunicare tramite l'altoparlante, ma queste cose ve le sto dicendo ora, ve lo devo dire cambiando inquadratura, quindi cambiamo inquadratura e vediamola. E allora diamo un'occhiata sia alla confezione che al prodotto. Questa è la scatolina con cui viene venduta e all'interno troviamo il prodotto, un caricabatterie e un cavo USB, micro USB. Peccato che non sia USB tipo C, ma probabilmente quella che ordinerete voi sarà USB tipo C, perché ormai lo standard obbligatorio dovrebbe diventare quello. In questa scatolina invece troviamo i vari accessori che adesso vi farò vedere. Innanzitutto la telecamera è stata montata sotto ad una tettoia sfruttando questo tipo di aggancio. Abbiamo questa parte che si collega ad una sferetta, quindi è snodabile. Questo è l'ingresso per il cavo USB, tastino di accensione, tastino di reset e ingresso per la memory card. Quindi si mette in questo modo, si gira, possiamo posizionarla sia in questo modo che in quest'altro modo. Io l'ho posizionata sotto sopra e dall'applicazione si può anche ribaltare l'immagine. Questo è l'obiettivo, poi abbiamo i vari sensori con i LED eccetera, e questo è l'altoparlante che ci serve poi per comunicare con le persone che si trovano dall'altra parte. Adesso apriamo l'applicazione, quindi cartella telecamere ne ho un bel po'. Apriamo questa e abbiamo l'applicazione con l'immagine che sta riprendendo la nostra telecamera, o meglio, questa è l'anteprima dell'ultima inquadratura. L'ho chiamata cancelletto perché la posiziono appunto sopra il mio cancelletto e come vedete sono le 17:58 e ancora la batteria al 96%. Diciamo che arrivato a sera la percentuale non arriva mai sotto l'85%, dipende pure dal numero di eventi che registra e dalla lunghezza dei filmati che avete impostato. Quindi clicchiamo su play, a questo punto si apre. Come vedete l'audio ritorna, quindi spegniamo subito l'audio e abbiamo quello che la telecamera riprende. C'è un minimo di differita, come vedete muovendolo, non è proprio in tempo reale, ma praticamente c'è forse un secondo di differita. Guardiamo anche la qualità, così mi vedete sotto sopra, riusciamo a riprendere con un grandangolo. Considerate che qua siamo in interno con luci artificiali e in esterno con la luce del sole riprende molto meglio. Vi faccio vedere direttamente le immagini che riproduce, quindi quelle che ha salvato nella memory card non dondolare. E quindi apriamo la nostra applicazione e abbiamo innanzitutto questo sistema per poter scorrere con questa linea temporale con tutti i vari orari. Quindi questo per esempio è quello che abbiamo appena ripreso. Togliamo l'audio, ma voglio farvi vedere alcune riprese, per esempio questa diurna. Guardate come si veda bene. Mettiamo la schermo intero e si vede davvero molto bene, nitidissima. Riesce a riprendere pure le automobili che si muovono in questa stradina. Da questa parte abbiamo anche le informazioni per quanto riguarda la fluidità. Adesso è messa in alta risoluzione, abbiamo la possibilità però di ridurre, quindi mettere anche una bassa definizione per avere un consumo di dati minore e per avere quindi una fluidità maggiore nelle immagini. Quindi ritorniamo nella riproduzione, vediamo per esempio questa mattina quando sono uscito da casa erano le 7 circa, quindi sì, questi siamo io e mia figlia che usciamo da casa. Come vedete si vede benissimo, si è attivata in automatico quando siamo usciti dal cancello. Poi si vede che faccio manovra, insomma, e vado via. L'unica nota negativa, se così vogliamo chiamarla, è il fatto che effettivamente non riprenda proprio nell'istante in cui il soggetto compare davanti all'obiettivo. Quindi mia figlia in questo caso si vede quando già è uscita dal cancello. Però ci sta il tempo che il sensore avvia la registrazione, quindi un minimo si perde. In questo caso abbiamo 10 secondi di riproduzione, poi entro in macchina e si vede poi il filmato successivo mentre faccio direttamente retromarcia per andare via.
non si vede mentre mia figlia sale a bordo, eccetera. Quindi un minimo si perde tra una registrazione e l'altra. Se non volete perdere questo lasso di tempo, potete prolungare il tempo di registrazione, quindi portarlo per esempio a 30 secondi, eccetera. Abbiamo quindi la possibilità di dialogare premendo questo tasto e la mia voce fuoriuscirebbe dalla telecamera. Potrei comunicare con le persone che si trovano dalla parte opposta. Blocchiamo perché dondola tutto. Quest'altra icona invece serve per scattare una fotografia istantanea, quindi viene salvata nell'album del telefono, e questa invece per avviare una registrazione. Anche in questo caso, come vedete, stiamo registrando con il tempo che scorre in alto sulla sinistra e così salviamo il tutto. Questa invece è la modalità notturna, possiamo averlo sia a colori che in bianco e nero, e possiamo impostare anche la luce a infrarossi automatica. Andiamo però nelle impostazioni, perché ci sono delle funzioni, oltre anche all'attivazione con l'abbonamento del cloud, solo se volete farlo, non è obbligatorio. Io sto utilizzando la memory card, ma se si vuole utilizzare il cloud si può fare con un piano in abbonamento. Infatti qua abbiamo nuvola, quindi cloud inattivo, la micro SD con l'impostazione della registrazione in 10 secondi, la possibilità di formattare la scheda, ma guardiamo innanzitutto le impostazioni del rilevamento, che per alcune impostazioni richiede di sottoscrivere però l'abbonamento al cloud, quindi la ripresa con l'intelligenza artificiale, eccetera. Abbiamo la possibilità di fare la programmazione dell'allarme, la frequenza, il tipo di avviso del dispositivo che io ho disattivato, quindi anche una sirena, ma possiamo anche impostare la zona di rilevamento, che attualmente vedete in questo modo, perché è impostata con la ripresa che avevo fatto in esterno, quindi evitavo di riprendere e registrare giustamente le autovetture che non sono mie e la zona del palazzo di fronte. Però possiamo modificare, possiamo spostare questi punti e quindi decidere la zona in cui vogliamo registrare o meno. Potrei aggiungere un'altra zona e quindi decidere quale zona, ho sovrapposto dei punti, decidere quali zone registrare e quali no. Quindi se diamo ok avremo queste zone impostate e saranno quelle nelle quali la nostra telecamera andrà a registrare. Le notifiche possiamo anche decidere se attivarle o meno. In questo modo, se io imposto le notifiche attive, adesso con la telecamera puntata verso di me dovrebbero iniziare ad arrivare alcune notifiche perché rileva i movimenti. Andiamo di nuovo nelle impostazioni e l'ultima voce che troviamo è l'aggiornamento del firmware. E adesso invece voglio farvi vedere la sensibilità di questa telecamera andando a filmato successivo a questo. Quindi ci sono delle riprese di una autovettura che passa da questa parte e la telecamera riesce a rilevarla, come vedete sta facendo manovra, quindi avrà fatto retromarcia e si vede qua l'autovettura che arriva e adesso fa manovra, quindi nonostante sia piccola e a distanza è riuscita a rilevarla e ha registrato la manovra di questa macchina. Quindi una telecamera che riprende anche da lontano e riesce a captare anche questi dettagli così piccoli. Ora vado a montarla di nuovo nel supporto in esterno, vi faccio vedere le riprese. Come vedete abbiamo qua già queste notifiche, quindi mi avvisa del rilevamento umano, ma come vi stavo dicendo adesso andiamo in esterno e facciamo alcune riprese con la luce delle 18 di settembre. E allora sono le 6:12, sono andato a posizionare la telecamera al suo posto e adesso guardiamo quello che troviamo guardando in diretta. Come vedete abbiamo una buona definizione, anche da lontano riusciamo a riprendere pure l'edificio in fondo, in questo caso in Full HD, ovviamente dipende anche dalla connessione, ma qua l'edificio è molto lontano. Per riprendere diciamo cose normali, individui eccetera, si vede bene. Questa è una ripresa con il sole quasi di fronte, quindi va sulla lente. Quando il sole non è rivolto verso la lente la qualità delle immagini è nettamente superiore, però dovrei avere anche delle riprese notturne. Le 20:46 l'autovettura che passa da questa parte e come vedete senza una particolare illuminazione, perché abbiamo solamente delle piccole luci. Da questa parte vi ho già fatto vedere alcune riprese notturne per altri tipi di recensioni e sapete che non è molto luminoso, quindi nonostante tutto si vede bene. Andiamo ancora indietro, quindi questa è un'altra macchina che sta passando. Come vedete si vedono bene tutte le riprese di giorno, di notte eccetera. Per ora andiamo in esterno, vi faccio vedere direttamente dall'esterno quello che riusciamo a vedere, a sentire e a captare. E voglio anche attivare l'audio, così io vi parlerò da fuori e voi dovreste sentirmi direttamente da qua. Quindi metto il telefono in questo modo, avvicino il microfono questa è la ripresa che riusciamo ad avere. Io il sole a
alle spalle, non so come riusciate a vedermi, però sicuramente non è una ripresa in condizioni ideali, però questa è la qualità dell'immagine che riusciamo ad avere in queste condizioni, quindi alle 6:15 del pomeriggio. E secondo me sono delle riprese che io adesso non sto vedendo, ma conosco la telecamera e dovrebbero avere una buona risoluzione. Poi faremo anche delle riprese serali, in modo da farvi vedere come si vede quando c'è video, anche se lo posso vedere qualcosina, però voglio farvelo vedere facendo delle riprese eventualmente, quelle non mi bastano, appositamente in questo modo. E allora sono rientrato, non so se si sia visto bene oppure no, se abbia funzionato, penso, spero, mi auguro di sì, perché ero come un pazzo fuori a parlare da solo. Adesso sono le 10 di sera, le 10:10. Come potete vedere abbiamo una visione notturna abbastanza luminosa, in questo caso è in bianco e nero, ma voglio farvi vedere pure come il livello della batteria sia salito al 99%, quindi con un sole basso del tardo pomeriggio fino ad ora, ed eravamo al 95% circa, mi sembra. Quindi riesce a funzionare, funziona bene, si ricarica molto velocemente e la ricarica dura a lungo. Però voglio farvi vedere come questa ripresa, che adesso è scura perché comunque è solo con gli infrarossi, se utilizziamo la visione a colori diventa molto più visibile, praticamente sembra quasi una ripresa diurna. Quindi dobbiamo ritornare all'anteprima, premiamo di nuovo play, si aggiorna. E guardate, abbiamo una bellissima inquadratura in cui si riesce a distinguere praticamente tutto, quindi sia di giorno che di notte. Questa sembra una ripresa con la luce del sole e invece sono le 10 di sera e abbiamo questa visione che a me piace. Poi ovviamente in base all'ambiente è necessario, se è completamente buio, utilizzare gli infrarossi anziché utilizzare la visione a colori, perché qua abbiamo pochissima illuminazione artificiale. Conoscete il vialetto di casa mia, sapete che è molto buio, però nel caso in cui si tratti di una stanza completamente buia, allora in quel caso gli infrarossi sono fondamentali e decidiamo di riprendere solamente in alcune zone. Come vedete qua abbiamo la zona dove voglio che ci siano le registrazioni, il resto non verrà registrato. E allora ragazzi, che vi avevo detto, una telecamera di piccole dimensioni, discreta, facile anche da nascondere, che si può utilizzare in interno ed in esterno, che vi ho dimostrato che riprende bene. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccare sul tastino mi piace qua su, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!